Una cosa interessante quando qualcun altro utilizza il tuo file oppure tu stesso vai a utilizzarlo è riuscire ad interagire con l'applicazione passandole dei valori, che siano stringhe o dei numeri, comunque dare delle informazioni all'applicazione è una cosa molto pratica. Vediamo come si fa utilizzando l'input box. Per utilizzare l'input box possiamo usare una variabile dove registriamo quello che l'utente va a digitare nell'input box. Scriviamo qualcosa di questo tipo: m uguale input box. Il prompt è il messaggio che l'utente vedrà comparire, quindi giusto per riconoscerlo poi quando lo eseguiremo scrivo prompt. Possiamo specificare un titolo eventualmente della finestrella che si apre e anche un valore di default. Quindi il valore di default potrebbe essere la stringa che dice ciao. Cosa succede se andiamo a eseguire questa macro con F5? Compare appunto questo pop-up con il titolo, il prompt e la casella di testo sotto dove l'utente può andare a digitare qualche cosa. E vedi che qui c'è già scritto come default quello che abbiamo scelto, ciao. Io qui posso confermare come utente utilizzatore dell'applicazione con ok, e la macro ha registrato questa cosa. Per verificare effettivamente che abbia registrato quello che noi andiamo a digitare, scriviamo quel message box, così ci mostriamo, ci facciamo vedere che cosa registra. Ciao, do ok, message box ci dice ciao. Io però potrei anche cambiare quel valore, chiaramente, anziché ciao dirgli frittata, e lui registrerebbe frittata. E posso usare l'input box anche per passare dei numeri, quindi posso dirgli 6, 6. Se vado a fare delle operazioni con questa variabile che ho riempito con l'input box, ad esempio m più 4, nel momento in cui io lascio ciao, che è una stringa e non è un numero, mi genera errore perché il tipo non è corrispondente, non posso sommare stringhe con dei numeri e me lo evidenzia qua. Se invece l'utente passa un numero, quindi 6, lui riesce a fare l'operazione e ci dice che il risultato è 10. Una cosa, non è necessario specificare tutti quegli argomenti alla funzione input box, ma una sì, che è il prompt. Io posso tranquillamente togliere il valore di default e il titolo, non posso togliere questo perché altrimenti va in errore. Lasciando il prompt posso passargli i numeri. Ecco, se pensi di fare questo, con F5 eseguiamo, dice errore, l'argomento non è facoltativo, almeno il prompt bisogna darglielo. Un modo per interagire con l'utente è anche quello di utilizzare il message box, lo abbiamo appena fatto, quindi giusto per dirci, message box, qui ci mettiamo il messaggio che vogliamo trasmettere, però vediamo già che l'IntelliSense ci suggerisce alcune altre voci da utilizzare. Allora, message box semplice, F5, così ci dà il pop-up, pace, siamo tutti contenti. Però, se io volessi ad esempio utilizzare anche un titolo a questo pop-up che esce, vedi il secondo parametro, ci sono una serie di costanti di Visual Basic. Se io volessi metterci un titolo, adesso diventa in grassetto il titolo, e qui io voglio in quel message box far comparire il titolo. Cosa succede se adesso io premo F5? Mi dà un errore di compilazione e dice che è previsto l'uguale. Perché cosa succede? Che anche quando io cerco di mettergli un titolo, semplicemente aggiungere questo dettaglio, devo utilizzare comunque una variabile. Uso la m che abbiamo usato per l'input box, tanto il nome non ha alcuna rilevanza. A questo punto sì che premendo F5 mi compare il pop-up con il messaggio al centro e il titolo in testa. Ora potrei chiederti, ma questo non è un input box, non è che l'utente digita qualche cosa a questo prompt. Allora questo m che cosa vale? Che valore assume? Lo andiamo a verificare con un message box che ci mostra il contenuto di m. Eseguiamo con F5 messaggio ed m vale 1. Sinceramente non ho mai capito bene perché io debba specificare comunque una variabile in cui archiviare o mettere da parte
questo 1, visto che in realtà io non è che posso farci nulla. Di fatto poi in realtà, come secondo argomento del message box, abbiamo una cosa molto interessante, perché ci permette di, e torno nell'IntelliSense, scorrere queste costanti di Visual Basic, ci consente di dare un carattere specifico al message box che noi presentiamo all'utente, e in questi casi potrebbe anche fare una scelta. Allora sì che quella M ha un suo senso. Scegliamo ad esempio VB abort retry ignore. Se lo eseguiamo a questo punto, vedi come è cambiato il pulsante. Adesso abbiamo interrompi, riprova e ignora, oppure ce l'avrai in inglese, dipende come hai impostato Outlook. A questo punto, se io premo come utente interrompi, ecco, allora M vale 3. Rieseguiamo scegliendo riprova, M vale 4, e scegliendo ignora, M vale 5. Da 3, 4, 5 vuol dire che VBA riesce a riconoscere che cosa l'utente ha premuto. Perfetto, è un ottimo modo per raccogliere informazioni e indicazioni su cosa vuole fare l'utente. Dettaglio operativo, qui chiaramente tu potresti fare una cosa del tipo if m uguale 3 then message box, giusto per dire che cosa una cosa è abort, no? Potrei fare una condizione in cui vado a cercarmi quel valore 3, messaggio interrompi 3, abbiamo detto, e in questo caso, cioè if then else, faccio qualche cosa, in questo caso metto un message box, va bene. Ma senza che andiamo a capire a cosa corrispondono i vari valori delle 3 scelte, c'è una cosa molto più furba che possiamo fare, grazie a chi ha scritto VBA. Qui possiamo mettere VBA abort. VBA abort vale proprio questo numero, quindi non serve neanche che vado a cercarmi che cosa significhi quel numero, no? Che qui possiamo cancellare. Se vado a eseguire, io schiaccio interrompi, cioè abort, e lui lo intercetta e mi dice effettivamente è quello il valore che hai selezionato. Con riprova nessun pop-up e con ignora nessun pop-up. Pardon, ho fatto una volta in più. Quindi se qui io voglio intercettarmi invece l'ignore, VB ignore, stessa cosa, non eseguo nulla se faccio interrompi, nulla se faccio riprova, se faccio ignore viene eseguito il codice che sono andato a specificare dopo l'if then else. Ci sono diversi tipi di message box che puoi utilizzare. Per fortuna l'IntelliSense ce li propone direttamente qua, quindi se noi togliamo questo abort retry ignore e li scorriamo, possiamo usare il VB critical e questo ci farà venire fuori la X su sfondo rosso. Possiamo utilizzare ancora altro è utilizzato l'exclamation, può essere usato, che ci dà il punto esclamativo su triangolo giallo, e li scorro velocemente giusto per farti rivedere. C'è l'information con la I nel tondo arancione e nel tondo azzurro. Abbiamo ancora poi sotto ci sono quelli un pochino più interessanti, information, vabbè, c'è l'ok cancel. Ecco, qui cominciamo a ragionare un po' su quelle che possono essere le scelte che fa l'utente, perché il messaggio, ok, posso cliccare ok o annulla. Se proseguiamo tra queste possibili costanti che abbiamo a disposizione, ok cancel, abbiamo l'ok only, che è solo il pulsante ok, quindi praticamente uguale al message box classico. Ecco, questo VB question che potrebbe ispirarci, in realtà ci dà semplicemente il punto di domanda su cerchio blu, quindi in realtà non è che chiedi qualche cosa all'utente e lui ti risponde qualcos'altro, quindi è solo un'icona che viene aggiunta al message box. E invece retry cancel, come l'ok cancel, è una scelta che l'utente fa. Yes no, stessa cosa. Yes no cancel, idem con patate, quindi anche in questo caso sì, no, annulla. Ecco, in base a quello che vuoi offrire all'utente che utilizzerà la tua applicazione in VBA, scegli quello che meglio ti aggrada, insomma. Ok, hai imparato ad utilizzare l'input box del message box per interagire con l'utente che sta utilizzando Excel e per raccogliere informazioni da utilizzare con il tuo codice. Perfetto, un passo avanti verso la programmazione con VBA. Prossimo video, ciao!